Intanto grazie che sei venuto fino a Siena per venirmi a trovare. No, grazie a te perché mi hai invitato, grazie per la pasta alla lepre che mi hai gentilmente offerto. Era un sugo fatto in casa, chiaramente. Beh, questa cosa di Officina Agile mi ha incuriosito dal primo minuto. Com'è che vi è venuta in mente di fare questo podcast? Ma in realtà perché Manuel, che è l'altro ragazzo che con me fa il podcast, era un divoratore di podcast. Lui lavorava lontano da casa e quindi aveva una cinquantina di minuti nel tragitto casa-lavoro e appunto ascoltava podcast su tematiche tecniche, insomma. E alla fine a un certo punto una sera ci siamo trovati e ho detto, senti, ma perché non facciamo una cosa anche noi, un podcast sull'Agile che ci piace, è una scusa per noi per studiare, imparare cose nuove e in più è anche un servizio per chi come noi non è fortunato di avere la possibilità di lavorare con professionisti come te, Paolo, che ci ha insegnato tutto Grazie. e quindi insomma abbiamo deciso di provare, abbiamo fatto un esperimento e dopo quasi un anno abbiamo capito che l'esperimento insomma ha funzionato, quindi Sicuramente. Fra l'altro voi avete anticipato in Italia perlomeno un trend che era iniziato negli Stati Uniti abbastanza forte e adesso i podcast sono in fortissima espansione, e specialmente appunto all'estero ci sono anche personaggi che non ti aspetteresti, no? Magari imprenditori noti che hanno iniziato a fare il podcast personale. Il primo mi viene in mente da cui non ti aspetteresti un podcast è Mark Zuckerberg, no? eh. Che adesso ha un podcast. Quindi bravi, complimenti, bella idea. No, grazie, insomma, poi grazie anche a te perché essendo stato il nostro coach, sicuramente è anche merito tuo che sei riuscito a tirar fuori da noi, insomma, tutte Sì, queste sì. cose. Anche se l'avevi fatto da soli, insomma, infatti mi colpì questa cosa perché quando mi dicesti, sai, stiamo facendo un podcast, andai a vedere e c'era già parecchi numeri, no? Quindi Sì, non è sì. che alla fine avete fatto voi, insomma, non è stata una cosa che vi abbiamo imboccata io o Stefano, insomma, o gli altri colleghi che si sono avvicendati nell'azienda dove avete lavorato. E quindi parliamo di Agile? Sì, sì, certamente. Anzi, partirei subito a bomba. Io penso che l'80% delle persone che vedranno questo video, ascolteranno l'intervista, sanno chi sei, perché insomma in Italia Vabbè, sì. direi che sei abbastanza famoso. Però per il 20% che non ti conosce, la prima domanda è raccontaci chi è Paolo, cosa fa e come si è avvicinato al mondo dell'Agile. Io nasco come informatico, quindi ho iniziato a lavorare giovanissimo, immediatamente dopo il diploma di informatica ho iniziato a lavorare, sempre stato un appassionato, no? Quindi sono uno di quei pochi fortunati che in tenera età, verso 10-11 anni, primo Commodore 64, sapevo già che volevo fare l'informatico. E come informatico mi sono divertito molto con i progetti open source. Quindi io da fine anni 90, inizio anni 2000, già frequentavo in maniera abbastanza consistente comunità internazionali di sviluppo open source, il gruppo Linux di Siena e poi a livello nazionale e internazionale la community del sistema operativo Ubuntu, che dal 2007-2008, in quegli anni là, ho iniziato a frequentare andando alla conferenza internazionale che si chiama Ubuntu Developer Summit, si chiamava perché adesso non la fanno più, e quindi era ogni 6 mesi, una volta negli Stati Uniti, una volta in Europa, raccoglieva tutti gli sviluppatori che contribuivano al progetto. Io iniziai a partecipare a questo meeting semestrale, era una settimana intera, e iniziai quindi a utilizzare dei metodi agili e a vivere una agile organization in maniera inconsapevole, perché in un'organizzazione come Ubuntu dove c'è tipo negli anni, tipo la prima volta che sono andato in California era il 2008, ai tempi c'erano 4.000 contributori di cui soltanto 250 erano dipendenti di Canonical, la società che sponsorizza il progetto. E io rimasi colpito del fatto che era un ambiente estremamente produttivo dove si lavorava tanto, perché effettivamente quando tornavi da quell'esperienza eri molto stanco, però ti eri anche divertito, cioè era un qualcosa che ti diverti, ti appassiona, sei estremamente produttivo e poi riesci a fare un sacco di roba. E però non avevo il tempo per fare il corso Scrum a tutti, no? Chiaramente in un contesto dove hai così tanti volontari e così tante persone che vanno e vengono. E quindi era il modo di lavorare, punto. Quindi io ho iniziato a utilizzare le pratiche agili senza sapere che potevano essere approfondite in certi libri. Poi nel 2012
iniziai, diciamo, intorno agli anni 2010 iniziai a interessarmene un po' di più, perché appunto questi nomi giravano nei blog, eccetera, Scrum, Kanban, eccetera. E nel 2012 ho fatto il primo corso Scrum. Là è diventata una cosa un po' più consapevole, nel 2014 quando ho fatto il salto da dipendente a imprenditore, diciamo così, mi sono trovato che avevo una competenza acquisita che in Italia ancora non era così esplosa, no? Mhm. Nel 2014 forse è stato il primo anno un po' più intenso per l'agilità e quindi nel 2015 mi sono trovato a essere indipendente e ero avvantaggiato in confronto agli altri italiani perché appunto io avevo imparato queste cose grazie alle esperienze internazionali e da lì ho iniziato a fare il coach a tempo pieno.